Dio e uomo sono la stessa cosa? Anche se può sembrare assurdo, sia il cristianesimo che il buddismo hanno il medesimo obiettivo: superare la distanza tra Dio e uomo. Entrambe le tradizioni spirituali desiderano giungere all'unificazione dell'essere, per farci scoprire che la dimensione divina abita proprio dentro di noi. Se desideri scoprire Dio nel tuo cuore per entrare in una dimensione di vita completamente nuova e pienamente realizzata, ti invito a guardare questo video fino alla fine e a iscriverti al canale per continuare a crescere nel tuo cammino spirituale. Nella ricerca spirituale, uno dei concetti più profondi e controversi è l'idea che non vi sia una reale separazione tra il divino e l'umano. Questa visione, presente in varie tradizioni mistiche, sfida la comune percezione dualistica che vede Dio come un'entità separata e superiore all'uomo. Secondo questa prospettiva non duale, la distinzione tra Dio e uomo è solo apparente, frutto di un'illusione creata dalla mente. In realtà, i mistici sostengono che l'essenza più profonda dell'essere umano è identica alla natura divina. Non si tratta di due entità separate, ma di un'unica realtà che si manifesta in forme diverse. Nonostante la maggior parte delle correnti del cristianesimo mantenga una distinzione ontologica tra creatore e creatura, vi invito a riflettere su 5 elementi che vanno esattamente nella direzione opposta. 1. Il concetto biblico che l'uomo sia creato a immagine e somiglianza di Dio è stato interpretato da alcuni mistici come l'indicazione di una profonda identità tra natura umana e divina. 2. Il regno di Dio è dentro di voi. Questa frase di Gesù, nel Vangelo di Luca, è stata interpretata da alcuni come indicazione della presenza del divino nell'umano. 3. Teologi come Pierre Teilhard de Chardin hanno sviluppato il concetto del Cristo cosmico, vedendo Cristo come principio unificante di tutta la realtà, umana e divina. 4. Negli Atti degli Apostoli al capitolo 17, San Paolo afferma: «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo», suggerendo una profonda interconnessione tra umano e divino. 5. Mistici come Meister Eckhart, San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila hanno descritto esperienze di unione profonda con Dio, in cui i confini tra umano e divino sembrano dissolversi. Fammi sapere nei commenti se anche tu pensi che il cristianesimo, nel suo significato più autentico, annulli la distanza tra Dio e uomo. Veniamo ora al buddismo. È importante notare che nel buddismo non si parla di Dio nel senso di creatore onnipotente. Dunque, l'equivalenza tra natura umana e natura divina va intesa più in termini di realizzazione della realtà ultima o della vera natura della mente. In ogni caso, il Buddha in persona affermò senza esitazione che il Dharma, ovvero la legge eterna e immutabile che governa questo universo, era Dio stesso. Vediamo 5 punti che vanno proprio in questa direzione. 1. Nel buddismo Mahayana si sostiene che tutti gli esseri senzienti possiedano la natura di Buddha. Questa natura è considerata la vera essenza di ogni essere, pura e illuminata. 2. Il concetto di non dualità è centrale in molte scuole buddiste, specialmente nello Zen. Esso afferma che la realtà ultima trascende le distinzioni dualistiche, inclusa quella tra sé e l'altro, o tra l'umano e il divino. 3. Sebbene siano tradizioni distinte, ci sono somiglianze tra il concetto buddista di non dualità e l'Advaita Vedanta dell'induismo, che afferma l'unità del sé individuale, Atman, con il principio cosmico, Brahman. 4. Il concetto di vacuità, shunyata, suggerisce che tutti i fenomeni sono privi di esistenza intrinseca e sono interdipendenti. Ciò include anche la distinzione fra realtà umana e divina. 5.
Il Dharmakaya è visto come il corpo di verità del Buddha, che è identico alla realtà divina. Tutti gli esseri umani possono incarnarlo se seguono il sentiero del Dharma. Alcuni testi sacri suggeriscono che ogni essere è fondamentalmente non diverso dal Dharmakaya. Comprendere la bellezza di questa unione tra Dio e uomo ha profonde implicazioni. Se non c'è distinzione, allora il divino non è qualcosa di esterno da cercare, ma la nostra vera natura da riscoprire. Il cammino spirituale diventa, così, un processo di risveglio alla propria essenza divina, piuttosto che la ricerca di un'entità separata. Tale visione invita a un radicale cambio di prospettiva. Anziché vedere l'uomo come una creatura imperfetta in cerca di redenzione, lo riconosce come espressione del divino. Ciò non nega le sfide e i limiti dell'esperienza umana, ma li inquadra in una luce diversa. Lascio a te il giudizio su tale cambiamento di prospettiva, che vado a riassumerti in 8 punti principali. 1. Invece di vedere l'imperfezione come la nostra natura essenziale, questa visione considera la perfezione divina come la nostra vera essenza. Le imperfezioni sono viste come temporanee e superficiali, dunque superabili. 2. Relativamente allo scopo dell'esistenza, il focus si sposta dalla redenzione o salvezza al risveglio o realizzazione della nostra vera natura divina, che in un certo senso si può considerare una forma di salvezza per vivere al meglio in questo mondo. 3. Sofferenze e limiti non sono visti come punizioni o segni di imperfezione, ma come opportunità per la crescita e l'espressione della natura divina attraverso l'esperienza umana. 4. Errori e peccati sono interpretati più come i risultati dell'ignoranza della propria vera natura, che come trasgressioni contro un'entità esterna. 5. La crescita spirituale è vista come un processo di rivelazione o ricordo di ciò che già siamo, piuttosto che un tentativo di diventare qualcosa che non siamo. 6. Si passa da una relazione con il divino, di dipendenza e subordinazione, a una di riconoscimento della propria identità divina. Per dirla in termini cristiani, siamo figli di Dio, uguali al Padre che ci ha generati. 7. In questa prospettiva, la compassione nasce dalla comprensione che tutti gli esseri condividono la stessa essenza divina, non da un senso di pietà verso creature inferiori. 8. L'atteggiamento verso la vita può diventare più gioioso e celebrativo. Si comincia a vedere ogni esperienza come un'espressione unica del divino. Naturalmente, questa prospettiva sfida molte concezioni religiose tradizionali e richiede un'apertura a ripensare radicalmente il rapporto tra umano e divino. Non tutti sono pronti ad abbracciare una visione così radicale. Mi piacerebbe sapere cosa pensi al riguardo. Scrivimelo nei commenti. D'altra parte, per chi la sperimenta, questa comprensione può portare a un profondo senso di unità con il tutto e a una trasformazione della propria vita quotidiana. Riconoscere il divino in se stessi e negli altri può infatti ispirare un atteggiamento di maggior rispetto, compassione e amore universale. Prima di salutarti, ti consiglio di guardare anche questo video, che esamina la medesima questione legata alla figura di Gesù Cristo e della Chiesa. Grazie per essere stato qui fino alla fine e non dimenticarti di iscriverti al canale. Namaste e che Dio ti benedica.